Ciao ragazzi e bentornati su Eidos Backstage. Ve l'avevo detto che tornavo presto, visto? Allora, 2020. Ne vogliamo parlare? Lo so, l'anno che si è appena concluso è stato un anno difficile, che resterà impresso nella nostra mente per tanto, tanto tempo e che in un modo o nell'altro resterà anche nei libri di storia. Un anno che molti, parafrasando i concetti dei filosofi dell'antica Grecia, definirebbero un anno di merda. Ma io non voglio ricordarlo così, o meglio, non voglio ricordarlo solo così, perché alla fine, in questo 2020, io sono riuscito a realizzare alcuni traguardi importanti della mia vita. Mi sono sposato, ho finalmente pubblicato il mio primo singolo, del quale vado molto orgoglioso e vi pubblicherò il link qui sotto in descrizione. È bello, andatevelo a sentire. Sono stato in Giappone per la prima volta, cioè comunque sono successe delle cose importanti anche grazie al fatto che questo virus ha cambiato il corso della nostra vita e ha creato una nuova realtà, una nuova normalità con cui, volenti o nolenti, abbiamo dovuto imparare ad avere a che fare. Ad esempio, questo stop forzato al mondo dello spettacolo ci ha palesato quanto fosse necessario rivoluzionare completamente alcuni aspetti, anzi molti aspetti che caratterizzavano il nostro lavoro. Ma così in molti altri ambiti ci si è resi conto che la realtà per com'era si reggeva sul nulla. Quindi questo stop è stata un'opportunità per mettere in ordine le cose e ripartire con le priorità al posto giusto. Bisogna però essere anche pronti per ripartire e per cogliere queste opportunità. Guardate, questo video non vuole essere la lezioncina banale del guardiamo sempre al lato positivo. Durante questo periodo c'è chi ha perso e chi sta perdendo qualcuno, quindi io lo capisco benissimo che in questo caso non ci sia nessun lato da apprezzare, non ci sia nessun aspetto da vedere se non quanto quelle persone che non ci sono mancano e mancheranno. A questa gente va tutto il mio rispetto, tutta la mia comprensione e non mi sentirei di dire loro nulla se non che gli sono vicino e che mi dispiace tremendamente. Ma per tutte quelle persone che come me sono state più fortunate e non hanno vissuto drammi, mi sento di suggerire una riflessione. Perché proprio in una situazione come questa si creano delle opportunità importanti, uniche, e se queste opportunità si riescono a cogliere, se si è pronti a reinventarsi, ripensarsi, sicuramente si riuscirà a trarre del buono persino da una cosa brutta come la pandemia. Comunque non siamo qui per la lezioncina di vita, il mio era solo un discorso in generale, un invito, niente di più. In questo video voglio raccontarvi cosa ci è successo, cosa mi è successo in questo 2020. Doveva essere un anno trionfale, avevamo più di 150 concerti pianificati in tutto il mondo, spalmati su 2 tour differenti, perché per esigenze logistiche non saremmo stati in grado di portare in Giappone il nuovo spettacolo e poi volare direttamente in America. Sarebbe stato troppo rischioso, costosissimo e anche molto poco semplice da gestire. Quindi era stata presa la decisione di allungare il Tour 2019, ossia Best of the Wall, usando quindi il vecchio setup e le vecchie scenografie per le date in Giappone. E poi da Tokyo saremmo volati direttamente in USA per fare una settimana di preproduzione a Pittsburgh per il nuovo show, partire proprio da lì con 2 serate di fila nello stesso teatro e quindi prendere confidenza con la nuova scaletta, il nuovo palco, nuove scenografie, insomma tutto quanto. L'anno era iniziato alla grande per me. A gennaio sono stato chiamato per il Classic Rock Show come consulente esterno
Sono andato a Liverpool per aiutare la band nella pre-produzione del loro tour, e quindi abbiamo speso un po' di tempo in studio per arrangiamenti, programmazione. È stata una bellissima esperienza in cui mi sono divertito e ho imparato anche un sacco. Poi i Rumours of Fleetwood Mac, subito dopo, la tribute band ufficiale di Fleetwood Mac con cui io avevo già lavorato, mi hanno chiesto di realizzare per loro i suoni di chitarra, perché sono passati a setup digitale con l'Axe-FX 3. Quindi mi sono messo a studiare il loro repertorio, ho iniziato a programmare un bel po' di suoni, perché saranno stati una settantina, diciamo sì, un 35 a testa più o meno. E questo è stato un lavoro abbastanza importante per me, bello lungo, ma interessante, perché mi ha dato la possibilità di approfondire ancora un sacco di cose con l'Axe-FX e col nuovo firmware. Quindi se vi capita di andarli a vedere, e se potete andate, perché sono pazzeschi, veramente. Nei suoni di chitarra c'è, diciamo, il mio zampino. Dopodiché, fatto anche questo, era tempo di iniziare a lavorare sul materiale per il nostro tour, quindi la nuova scaletta, le nuove parti, e vi prometto che presto realizzerò un video molto dettagliato su come si prepara un tour come il nostro. Quindi capirete quanti aspetti vanno curati, quanta meticolosità c'è dietro e che livello di pazzia. Siamo partiti per Liverpool per le prove e, diciamo, c'era già il fantasma del coronavirus in Inghilterra, iniziava ad aleggiare e già i telegiornali un pochino ne parlavano. Quindi da questo momento in poi abbiamo iniziato a viaggiare con la mucchina, iniziavamo ad evitare magari di andare al pub, cercavamo di limitare il contatto col mondo esterno proprio al minimo indispensabile, cioè cercavamo di tutelare la bolla del tour, ok? Ci facciamo la nostra settimana, concentrandoci, diciamo, i primi giorni sui pezzi della scaletta nuova e poi l'ultimo giorno sulla scaletta 2019, perché era quello che avremmo poi suonato in Giappone. Però non solo, durante questa settimana ci siamo anche concentrati su alcune migliorie che abbiamo deciso di effettuare alla nostra backline. Abbiamo messo insieme un nuovo rig per le tastiere, abbiamo deciso di iniziare a usare dei nuovi plugin, un nuovo sistema, e diciamo che io mi sono occupato di questa parte, non tanto per la programmazione dei suoni, perché non avrei la minima idea da dove partire, però diciamo, data la mia esperienza con il Lego e il meccano dei rack, i cavi, le saldature, coi pedalini e tutte, mi sono sentito di poter realizzare, diciamo, un sistema efficiente per le tastiere, e quindi mi sono preso io l'impegno. Oltre a questo, test dell'udito, cosa che io in realtà faccio regolarmente ogni 6 mesi, dopo ogni tour, però stavolta l'abbiamo fatto tutti come produzione, e quindi è stata anche una roba carina da fare insieme. Partiamo per il Giappone. Siamo alla fine di febbraio, ok? Il primo show, se non sbaglio, era il 25, quindi noi saremo partiti il 18, 20, per avere qualche giorno per adattarci al fuso orario, perché erano tante ore, per fare un pochino di pre-produzione in loco e soprattutto anche per poter dare un'occhiata a un posto che sinceramente era sempre stato il primo nella lista di quelli che avrei voluto visitare. Tutto questo compatibilmente con la situazione coronavirus, che ormai era scoppiata e anche in Italia stava iniziando a prendere pesantemente piede. Quindi, mentre quando siamo partiti per Liverpool in UK avevano più casi che in Italia, quando invece siamo andati in Giappone era l'opposto. Anzi, probabilmente sono riuscito a entrare in Giappone perché avevo passato 2 settimane in UK prima di intraprendere il viaggio per il Giappone, perché il mondo stava iniziando a chiudere ai passaporti italiani. Arriviamo a Tokyo e troviamo una situazione strana, sicuramente almeno strana per me che sono italiano, perché in Giappone c'era palesemente la massima allerta per il virus, però continuava a esserci una operatività e una efficienza invidiabile, cioè tutto funzionava perfettamente, ma tutti
portavano la mascherina, ok? Non c'era l'obbligo di portarla, quindi noi potevamo scegliere cosa fare, però la gente del luogo la portava sempre e ovunque, dentro e fuori. Ora, noi sinceramente non ci sentivamo così in pericolo, non c'era a febbraio questa consapevolezza riguardo le mascherine che c'è oggi, quindi sostanzialmente non l'abbiamo mai usata, se non in rarissimi casi quando ci trovavamo in mezzo alla gente. Però abbiamo anche evitato di prendere treni, mezzi pubblici, ci siamo mossi sostanzialmente solo a piedi o coi nostri autisti e abbiamo cercato di tutelarci in quest'altro modo. I concerti sono stati stranissimi. Tutto il pubblico era con il volto coperto dalla mascherina ed è stata un'esperienza abbastanza surreale. Poi loro sono stati caldissimi, si sono divertiti da matti, quindi dopo un po' noi non ci facevamo più caso, però all'inizio l'impatto era strano. Detto questo, abbiamo trovato un paese pazzesco, un posto incredibile, pulitissimo, organizzato, ordinatissimo e per quanto siamo stati poco ci siamo tutti più o meno innamorati e non vediamo l'ora di avere la possibilità di tornare e di girare e scoprire senza pensieri. Ok, dal Giappone ci trasferiamo in America, in cui il virus è solo sui giornali, perché da quando abbiamo messo piede sul suolo americano delle mascherine ce ne siamo totalmente dimenticati. E questo in realtà non ci faceva stare proprio tranquilli, perché chi fa tour lo sa, se si ammala uno, che sia band o che sia crew, poi si ammalano tutti, perché viaggiando in bus, condividendo gli spazi, comunque sedendosi vicino a mensa. E un conto è prendere l'influenza, un conto è prendere questo. In più in America il pubblico è molto caloroso, quindi vogliono toccarti, vogliono abbracciarti, si avvicinano per fare la foto, parlano a voce sempre molto alta perché sono molto eccitati e durante una pandemia sono tutti atteggiamenti che ti mettono un po' in allarme. Noi non volevamo ammalarci noi, però non volevamo nemmeno essere noi veicolo di trasmissione. Quindi a malincuore abbiamo dovuto sospendere le sessioni di autografi dopo il concerto e cercavamo di gestire al meglio il meet and greet chiedendo alla gente di non toccarci, di non avvicinarsi troppo, cosa che in realtà non ha funzionato granché, quindi proprio non eravamo tranquilli. In America, come detto, avevamo la nuova produzione con il cerchio molto più grande, molte più luci, una scaletta nuova. Partiamo col tour, facciamo un 7-8 date e io tra l'altro mi stavo appena iniziando ad abituare a questo mio nuovo ruolo di cantante, perché in un paio di pezzi era anche previsto che io cantassi la voce principale, cosa che appunto mi stava richiedendo un po' di tempo, no? Per adattarmi, per prendere un po' di confidenza. Se non che il giorno prima del concerto di Kingston, dove doveva venire Tony Levin, tra l'altro, voleva venire a salutarci e io non vedevo nemmeno l'ora di conoscerlo, che cazzo, un mito. Dicevo, il giorno prima del concerto di Kingston ci chiama la tour manager, proprio nell'esatto momento in cui io stavo entrando nell'idromassaggio, perché era un day off, e ci dice: ragazzi, fare i bagagli perché domani si torna a casa. Un pochino ce l'aspettavamo tutti, non così presto, magari io avrei immaginato sarebbe successo più avanti. Però comunque in ogni caso, essendo l'Italia in quel brutto momento di crisi nera, non c'è stato verso di trovare un volo per Pisa. Quindi io e Eva abbiamo pensato di andarcene in Canada, dove tra l'altro la situazione non era nemmeno così seria. Abbiamo però deciso di farci 15 giorni di quarantena stretta, perché avendo viaggiato, essendo stati a contatto con tanta gente, non volevamo nemmeno mettere a rischio la sua famiglia. Quindi la mamma molto gentilmente ci ha lasciato casa sua, lei è andata a stare dalla nonna e in questi 15 giorni, a parte una tossina un po' strana che ho avuto io e un po' di stanchezza, stavamo tutte e due bene, quindi poi dopo 15 giorni la mamma è tornata a casa. Noi pensavamo di stare lì un altro paio di settimane e poi pensavamo che gradualmente le cose sarebbero tornate alla normalità, quindi o saremmo tornati in Italia o saremmo tornati in tour. Invece in Canada ci siamo rimasti per 3 mesi, cioè io sono arrivato al pelo
con il mio visto, che dura 90 giorni. In Italia purtroppo la situazione ci ha messo tantissimo per migliorare, ma soprattutto non essendo Eva cittadina italiana e non avendo la residenza qui, non era autorizzata a entrare. Abbiamo chiesto aiuto ai consolati, abbiamo sentito la polizia di frontiera, ambasciate, nessuno ci sapeva dire niente. Alla fine abbiamo deciso che sarebbe stato molto più semplice anticipare il matrimonio che tanto avevamo programmato, stavamo programmando per il 2021, anche se non avevamo scelto ancora una data, però sarebbe stato tipo maggio-settembre. E infatti poi subito dopo sposati, grazie al consolato, siamo riusciti a tornare in Italia. Non è stato semplice, è stato un periodo davvero brutto, non tanto per la situazione in Canada, perché io lì stavo bene, l'emergenza sanitaria era gestita in modo molto meno opprimente che qui, quindi noi potevamo uscire, potevamo andare a fare passeggiate, abbiamo visto anche qualche amico, parente, sempre ovviamente a distanza, però sapere il mio paese in ginocchio e vedere quelle brutte immagini al telegiornale era terribile, e avevo proprio bisogno di tornare a casa e vivermi quel momento con la mia gente, col mio paese. Però non potevo nemmeno lasciare Eva lì, quindi ho preferito stare con lei e risolvere la questione una volta per tutte, anche per il futuro. Durante la permanenza in Canada, avendo un sacco di tempo, ho iniziato a lavorare sul mio materiale inedito e sono riuscito a mettere insieme uno studio musicale portatile su cui poi, se vi interessa, farò un video dedicato, perché ho davvero raggiunto un livello qualitativo incredibile con un budget limitatissimo, e quindi ora ho un bel po' di materiale su cui lavorare e presto usciranno anche nuovi singoli. Quando poi siamo tornati in Italia la situazione era molto migliorata, tanto che siamo riusciti a farci anche qualche settimana di villeggiatura in vacanza, allenarci all'aperto, quindi quando poi a ottobre hanno iniziato a dirci che ci avrebbero richiuso in casa di nuovo, per noi non è stato così terribile, anzi in realtà io devo dire che questo lockdown ci ha semplicemente dato la conferma che come coppia funzioniamo, perché siamo andati d'accordissimo, ci siamo supportati, ci siamo dati una mano a vicenda, e questa è un'altra cosa per cui io non riesco a odiare il 2020 a prescindere. Poi a dicembre oltretutto mi è capitato persino un concerto, perché ho sostituito Pete Thorne a Liverpool per il Classic Rock Show di Natale con il pubblico, quindi davvero mi sono sentito ultra fortunato per questa cosa, e poi vi racconterò anche di quello, perché insomma c'è da raccontare. Quindi vedete, alla fine, nonostante il lockdown, in questo 2020, perlomeno a me, sono successe un sacco di cose che probabilmente non mi sarebbero successe se fosse stato un altro anno come gli altri. Facciamo che ci sia anche di lezione, cioè impariamo per quello che possiamo ad apprezzare quello che abbiamo, come un lavoro, un familiare, un amico, che oggi c'è, ma domani non si sa. Io personalmente non mi lamenterò mai più che il mio camerino non ha la doccia, lo giuro, purché ci sia qualcuno per e con cui suonare. Ragazzi, grazie infinitamente di essere stati con me fino alla fine in questo video, anche un po' filosofico. Dal prossimo torniamo tecnicissimi e tornerò prestissimo, promesso. Ciao e alla prossima con Edo's Backstage.